Bene, siamo arrivati dunque sul circuito australiano a Melbourne, un circuito abbastanza difficile ma rimane comunque uno dei miei preferiti. Prima di iniziare ragazzi, come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, molto importante l'iscrizione e soprattutto la campanella delle notifiche per non perdervi alcun video. Poi se proprio volete essere sicuri ragazzi, seguitemi su Instagram, TikTok, Discord, tutti i social nella descrizione e soprattutto per non perdervi nulla vi lascerò la playlist dei video così da capire insomma tutti i collegamenti tra i miei video. Vi ringrazio per il supporto perché stanno andando veramente bene. Detto questo, direi che possiamo iniziare con le notizie generali sul circuito australiano e poi andare nello specifico con i team. Dalle ultime notizie è sorto che il circuito ha subito una piccola variazione, ovvero sono state confermate le 4 zone DRS e soprattutto le piazzole, ecco, sulla griglia di partenza sono state allargate di ben 20 cm. Ciò è stato fatto per le lamentele dei piloti dopo il Gran Premio di Jeddah. Infatti, come sapete, Alonso ha preso una penalità per essersi posizionato in modo scorretto sulla sua piazzola e dunque è stato poi penalizzato con dei secondi che ha dovuto scontare i box, e qualche pilota ha dichiarato che non vede dove va a posizionarsi. E beh, ci credo, on board vedere una linea sull'asfalto non è affatto semplice ed è per questo che sono state allargate di 20 cm. Un'altra notizia che sinceramente non condivido pienamente riguarda la situazione di sicurezza è che la federazione ha totalmente vietato il fatto che i meccanici, gli ingegneri si possono affacciare, diciamo così, sulla rete di sicurezza che sta tra il muretto e la pista per ecco, acclamare il proprio pilota, insomma festeggiare sul traguardo. Poi tralasciando le notizie sul circuito, direi di passare al team Aston Martin. La squadra si sta imponendo come seconda forza, infatti riesce a fare la differenza grazie ad un ottimo carico aerodinamico, tenendo a bada Mercedes e Ferrari. L'Aston Martin guadagna molto grazie a questo carico aerodinamico, soprattutto in accelerazione, in uscita dalle curve lente ed in trazione. La squadra purtroppo ha un punto debole e parliamo della velocità sul dritto. Infatti, nonostante sia quasi la coppia di Red Bull, perde dai 6 ai 10 km, dico tra i 6 e i 10 perché in Bahrain perdeva 6 km sul dritto, mentre a Jeddah, avendo optato per un'ala più carica, perdeva insomma 10 km, quindi è questa la differenza che viene fatta sul dritto, che possono sembrare pochi ma in realtà sono tantissimi. Il fatto è che bisogna tenersi al budget cap, non puoi fare tutte le ali posteriori che vuoi per ogni configurazione del circuito, ogni caratteristica, devi rispettare questo limite. Infatti l'Aston Martin ha pensato che per le prime 3 gare andasse bene quest'ala posteriore che stanno utilizzando e poi vedere come muoversi insomma in futuro. Certamente non può restare ferma, perché se la Mercedes arriverà con una Mercedes B ad Imola, la Ferrari porterà gli aggiornamenti che adesso andremo a vedere, se rimane ferma non resterà più seconda forza ma sicuramente andrà dietro a Mercedes o comunque dietro a Ferrari, non avrà questo distacco che ha dimostrato negli ultimi 2 Gran Premi. Per quanto riguarda i piloti invece ragazzi, Fernando Alonso non fa altro che dire, la macchina è fantastica, grazie per il lavoro svolto, sono contento, insomma tutti i team radio così, mai un GP2 engine robe così, la macchina è fantastica, tanto che è riuscita a raggiungere i 100 podi in carriera. Passando a Mercedes invece, come sappiamo la squadra non ha voluto rischiare troppo con gli sviluppi proprio a causa del problema porpoising che potrebbe rovinare tutto il lavoro fatto. Toto Wolff dunque è determinato a portare questa Mercedes B ad Imola proprio per stravolgere il progetto. Nel frattempo Russell esprime le sue sensazioni, rimane ottimista, nel senso sì, non pensiamo di vincere tutte le gare, però comunque un buon risultato dovrebbe arrivare in Australia, spera di finire come Jeddah, che definisce come uno dei suoi migliori weekend con la Mercedes. Prima di passare a Ferrari ragazzi, valutate l'iscrizione, molto importante, con la campanella, e soprattutto se il video vi sta piacendo, se vi trovate d'accordo con me, lasciate un bel mi piace o comunque scrivetemi nei commenti che tanto vi rispondo tranquillamente. Chiudiamo dunque con il team di Maranello che, come ho già accennato nei video precedenti, porterà alcune novità. Queste novità sono le sospensioni posteriori, il fondo e le pance. Questi 3 sono gli sviluppi principali di Ferrari, purtroppo sono divisi in 2 parti. Infatti ad Imola arriverà il fondo, la sospensione posteriore con l'effetto anti-squat. Se volete saperne di più guardate il video qui che vi lascio da qualche parte o comunque nella playlist. Mentre per quanto riguarda la rivisitazione delle pance non arriverà ad Imola bensì in Spagna, dunque il 4 giugno. Imola il 21, Spagna il 4 giugno, insomma c'è un po' di differenza, però non vorrei che allungassero più di tanto perché poi gli altri team comunque porteranno sviluppi, c'è la possibilità che possano migliorare, la Ferrari deve essere subito pronta a rispondere. Leclerc sottolinea la situazione della Ferrari, ovvero forte in qualifica, di meno in gara. La squadra ha intenzione di sacrificare un po' la qualifica, che è il suo punto forte, diciamo così, per provare a fare qualcosa di diverso in gara. Spero ci riesca e spero non sia una mossa troppo azzardata, perché se il tuo punto forte è la qualifica, cioè in questo momento non stai puntando a fare secondo e terzo come è successo già negli altri Gran Premi, ma stai provando a partire un po' più indietro per fare bene in gara. Ma se la gara la trovi difficile,
spero non sia una mossa azzardata, insomma, e che la Ferrari possa mantenere delle buone posizioni per portare buoni punti, ovviamente. Per adesso sono queste le novità, ragazzi, quindi il video si conclude qui. Grazie per avermi seguito fino ad adesso, mi raccomando lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, seguitemi su tutti i social, link in descrizione. Da Crazy è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.